Ragazzi, ben ritrovati! Stiamo ancora viaggiando verso nord nella punta estrema della penisola del Cotentin per raggiungere un posto davvero strepitoso. Siamo partiti a metà pomeriggio da Sainte-Mère-Église e in poco più di un'ora abbiamo percorso 50 km per raggiungere la cittadina di Fernandville e poi Cap-Lévy, con il suo suggestivo faro isolato in mezzo alla brughiera e direttamente sulla scogliera. Tra il faro e il mare c'è solamente un piccolo parcheggio sterrato, in piano e gratuito, che nelle sere d'estate si popola di camper. Non ci sono servizi, ma c'è un cartello che con dei bei disegni, comprensibili anche ad un bambino, spiega la differenza tra campeggio, non ammesso, e il semplice parcheggio, che invece è ben accetto. In pratica, come si vede, niente che ecceda l'ingombro del camper e niente cunei, ma nessuna limitazione alla sosta e al pernottamento. Nel disegno ci sono infatti il sole e la luna. Il faro di Cap-Lévy è un edificio registrato fra i monumenti storici francesi. La presenza di secche e forti correnti ha reso necessaria la sua costruzione nel 1800 per garantire la sicurezza alle navi dirette al porto di Cherbourg. Distrutto nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale, l'attuale faro fu costruito nel 1947. Realizzato in pietra di granito rosa, raggiunge l'altezza di 36 metri ed ha forma quadrangolare con facce curve. Dalla metà degli anni 70 il suo funzionamento è automatico. Sistemati i camper, siamo impazienti di fare un'escursione sul sentiero lungo la spiaggia in direzione dell'Anse de la Mondrée. Il paesaggio è fantastico, sembra di essere in uno di quei film ambientati nel nord Europa della fine del 1700, quando qualche ragazzina deve sfuggire alla sopraffazione del despota di turno e scappa da sola sulla scogliera a respirare l'aria della libertà. Le condizioni meteo della serata, con le nuvole basse e la pioggerellina, aiutano tantissimo a ricreare l'atmosfera di quelle storie romantiche. Leaving this place, the sun's about to break. You're riding shotgun, the feeling we chase. I'm wide awake, take me away. Ragazzi, sta piovendo. Quando poi la pioggia diventa più insistente, torniamo ai camper e ci godiamo la notte buia e silenziosa, movimentata solamente dal ritmico fascio di luce rossa tanto caro ai naviganti. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive. I'm just gonna drive. I'm just gonna drive.
mattino seguente imbocchiamo verso sinistra il sentiero lungo la costa, in direzione del porto di Capelévy. Il percorso è davvero molto bello. Il panorama sul mare aperto è sempre emozionante, come anche la vista dell'immancabile faro che fa anche per noi da punto di riferimento sulla distanza percorsa. Passeggiata sulla brughiera. Nella brughiera si respira un'aria pura, incontaminata e si sentono i profumi delle erbe e dei fiori che qui crescono abbondanti. I'm feeling like I could go on forever. And I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna try. Ragazzi, davvero spettacolari questi posti e questo video cerca di farveli vivere ed assaporare come se foste lì, facendovi anche venire il desiderio di andarci appena possibile. Bravissimi perché vi siete iscritti al canale e potete godere tantissime occasioni di scoperta come questa. Qualcuno non è ancora iscritto? Beh, cosa aspetta? È gratis. I'm just gonna try. In breve raggiungiamo il vecchio forte di Capelévy, che è stato trasformato in un romantico B&B, da dove si gode di una vista stupenda sul mare e sulla meravigliosa costa. Abbiamo anche chiesto al personale se era possibile pranzare in quel posto così speciale, ma essendo un bed and breakfast il servizio ristorante non è previsto. Ancora pochi passi e arriviamo al porticciolo di Capelévy, con l'immancabile barchetta di pescatori che prende il largo. Sullo sfondo un gruppetto di piccole case formano un minuscolo villaggio che sembra rimasto fermo ai bei tempi antichi. Tornando indietro, notiamo una cosa interessante dal sapore tra il romantico e l'inquietante. Uno specialissimo Airbnb dotato di una sola stanza, anzi di una sola tenda da campeggio, con un rocchetto a volgicavo per tavolino sistemato in posizione panoramica e con una baracca per bagno, modello latrina, tenuta con gli spaghi per via del vento. Il prezzo del soggiorno non lo abbiamo chiesto. Abbiamo lasciato con rimpianto la brughiera del faro, con tantissima voglia di tornare e fermarci qualche giorno per godere della vera pace. Ci dirigiamo adesso verso Cherbourg, seguendo la strada costiera. Ci sistemiamo nel grandissimo parcheggio per camper sul viale del parco scientifico, la Cité de la Mer. Quando arriviamo a pomeriggio inoltrato, il parcheggio è pieno, ma c'è un frequente turnover e in mezz'ora si liberano i posti per tutti e tre i nostri camper, anche se non vicini tra loro. La sosta è libera e attrezzata con un efficiente camper service che consente lo scarico delle acque grigie e nere ed il carico dell'acqua potabile. Il tutto è completamente gratuito. Dalla sua posizione privilegiata di fronte alla Manica, all'estremità della penisola del Cotentin, lambita dalla temperata corrente del Golfo, Cherbourg gode di un clima mite e di un ambiente molto verde. Scalo transatlantico per le più belle e grandi navi da crociera del mondo, movimentato porto di pesca, commerciale, militare e di diporto. La città ospita regolarmente grandi eventi nautici come il Course du Figaro, mentre la vita locale è ricca di cultura con il teatro all'italiana, i musei di arte e di storia e ovviamente la Cité de la Mer.
Dopo aver osservato i pescatori al lavoro, attraversiamo il ponte ed andiamo a passeggio nel suo animato centro storico. Qui ci fermiamo a cena e in uno dei tanti ristoranti che si affacciano sulla Darsena e dove abbiamo fatto man bassa di ostriche, gamberetti rosa e altri gustosissimi molluschi. La sera, tutti noi della comitiva avevamo il dubbio se valesse davvero la pena entrare al Parco della Scienza, Cité de la Mer, che si trova proprio qui di fronte ai camper. Le recensioni dicono che è molto interessante e divertente, ma il prezzo del biglietto è di ben 19 euro a persona. Alla fine abbiamo lasciato che fosse la notte a portare consiglio. Così è stato che questa mattina siamo tutti decisi ad entrare, ma il consiglio della notte fu più azzeccato di questo. La Cité de la Mer sorge nell'ex stazione ferroviaria transatlantica costruita negli anni 30 del Novecento in stile Art Déco, dove arrivavano da Parigi i passeggeri pronti a salpare verso l'America. Presi i biglietti d'ingresso, ci dimentichiamo immediatamente del piccolo salasso e ci ritroviamo immersi in un mondo straordinario. Il percorso inizia con la visita con le guide in italiano del Le Redoutable. Si tratta del sottomarino nucleare più grande al mondo attualmente visitabile. Le Redoutable è lungo 128 metri e stazza 9.000 tonnellate, equipaggiato con un sistema di propulsione nucleare e capace di lanciare dei missili con testate atomiche, è stato varato nel 1967 proprio qui a Cherbourg, alla presenza del generale de Gaulle. Alla sua messa in servizio era equipaggiato con 16 missili balistici mare-terra M1 da 450 kilotoni per 2000 km e successivamente con missili M20 caricati ciascuno con una testata nucleare da 1 megatone e con una portata superiore ai 3000 km. L'equipaggio a bordo delle Redoutable contava 135 uomini, compresi 15 ufficiali tra cui il comandante, 4 ingegneri e un medico. Le Redoutable terminò la sua vita attiva nel 1991 e ritornò a Cherbourg il 7 ottobre, dopo 20 anni di esercizio, 58 pattugliamenti e 90.000 ore di immersione, senza ovviamente aver mai lanciato nessun missile nucleare. Speriamo che così facciano anche tutti i sottomarini atomici che ancora adesso stanno continuamente pattugliando mari e oceani. Raggiungiamo il piano superiore della vasta area del parco e qui ci ritroviamo nuovamente tra gli abissi più spettacolari. Un acquario con più di 1000 pesci di oltre 200 specie che popolano i fondali marini nelle 17 vasche, tra cui la più impressionante scende fino a 18 metri e si può osservare da più piani. È davvero uno spettacolo imperdibile che crea emozioni incredibili e ricordi indimenticabili agli adulti e ai bambini. Solamente la visita di questa esposizione, chiamata l'Oceano del Futuro, richiederebbe almeno una mezza giornata per gustarla pienamente. Ma le sorprese della Cité de la Mer non finiscono qui.
Il percorso della visita ci riserva ancora un'altra impressionante esperienza immersiva. Qui però il termine immersiva acquista un significato piuttosto concreto e assolutamente tragico. Ci troviamo infatti esattamente nella stazione marittima da dove erano transitate le 281 persone che il 10 aprile del 1912 salirono a bordo del Titanic, che partito da Southampton in Inghilterra fece il suo ultimo scalo continentale proprio nel porto di Cherbourg, prima di salpare per Queenstown nel sud dell'Irlanda e poi verso New York, dove però non arriverà mai. Situato nella sala bagagli e in parte nel piano terra del terminal dei traghetti transatlantici, questo spazio offre ai visitatori l'opportunità di visitare, in una proiezione a tempo accelerato, il primo e ultimo viaggio del Titanic, dal momento del suo scalo a Cherbourg fino alla notte del naufragio il 15 aprile, al largo dell'isola di Terranova. Alla fine del percorso siamo così entusiasti che non ci penseremo due volte a comprare un nuovo biglietto a 19 euro a persona pur di rivedere tutto una seconda volta. Ma un'altra fantastica e famosissima meta ci sta aspettando e quindi si riparte con tanta gratitudine per la meravigliosa ospitalità che ci ha offerto la città di Cherbourg. Le Mont Saint-Michel, arriviamo! Seguendo le comodissime e gratuite N13 e A84, in circa 2 ore percorriamo i 172 km che ci separano dal magico Mont Saint-Michel. Circa 3 km prima dell'isola, dove sorge il suggestivo monte, si trovano diversi parcheggi a pagamento, ma noi, ascoltando il prezioso consiglio di un amico conosciuto proprio qui su YouTube, ci fermiamo in località Pont-Orson alla rivendita di prodotti tipici Le Franc. Qui la simpatica proprietaria si fa in quattro per sistemare i nostri camper nel suo cortile. Per la sosta non chiede nulla, se non magari di acquistare qualcosa del suo fornitissimo banco. Noi non ci siamo fatti pregare ed abbiamo fatto scorta di sidro, di biscotti davvero speciali e di piccoli souvenir. Il posto è tranquillo, silenzioso ed offre una magnifica vista di Mont Saint-Michel che si innalza oltre la fertile campagna e la baia. Da qui Mont Saint-Michel si raggiunge facilmente grazie alle frequenti corse gratuite di grandi bus navetta bifronti. La fermata si trova a circa 10 minuti a piedi dalla rivendita Le Franc e che ti lasciano a circa 400 metri dalle mura all'inizio della passerella pedonale. Siamo alla base di un isolotto roccioso grande abbastanza da contenere l'abbazia di Saint-Michel, che si trova a 92 metri sul livello del mare, alcuni alberghi e tanti ristoranti sempre affollatissimi e che dal 1979 è patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Il complesso religioso costruito sul monte oggi è la sede delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme e la sua edificazione è stata avviata nel X secolo su precisa richiesta da parte proprio dell'Arcangelo Michele. Lo stile artistico dell'abbazia è una fusione perfetta tra gotico, romanico e carolingio. Ma un aspetto mistico davvero sorprendente è che l'abbazia di Mont Saint-Michel si trova esattamente lungo una misteriosa linea retta immaginaria, chiamata la linea sacra di San Michele Arcangelo, che unisce ben 7 monasteri, dall'Irlanda fino ad Israele. Tra questi giace sulla stessa linea anche il santuario della grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Vedete il video della nostra visita dell'anno scorso. E ancora, giusto a metà distanza tra questi due monasteri, troviamo in Val di Susa, in Piemonte, la sacra di San Michele. Sicuramente viene da chiedersi se tutto questo può essere frutto solo di una coincidenza. Sono 7 santuari, lontanissimi tra loro, eppure perfettamente allineati, e come se non bastasse, la linea sacra è in perfetto allineamento con il tramonto del sole nel giorno del solstizio d'estate. Ma il fenomeno più famoso che rende ancora più magico il sito di Mont Saint-Michel è il movimento delle maree che provocano un dislivello delle acque del mare fino a 15 metri.
L'isolotto, da cui spicca la maestosità dell'abbazia, subisce un continuo e ripetuto isolamento dalla terraferma, lasciando in superficie solo un sottile camminamento che consente comunque di raggiungerlo. Quando c'è la bassa marea, il mare si trova a 15 km dalla costa, ma quando la marea arriva al suo culmine, in pochi minuti l'acqua giunge a lambire le mura perimetrali dell'abbazia. Al ritorno della bassa marea, il mare, ritirandosi, lascia sulla sabbia i segni modellati dalle onde e dalle correnti. L'evento si ripete con un periodo di circa 12 ore, ma in orari diversi, che seguono il ciclo lunare e con altezze sempre diverse che dipendono dal grado di allineamento Luna-Terra-Sole. Durante la notte ci siamo beati del ticchettio della pioggia che batteva insistente sul tetto del camper. Questa mattina continua a piovere e non dà segno di voler smettere. Così decidiamo che è giunta l'ora di far rotta verso sud-est. La via del ritorno doveva essere imboccata. Percorriamo un misto di lente strade statali e di veloci ma costosissime autostrade, fino a sera, quando ci siamo fermati in un parcheggio gratuito in città a Bourges. Adesso però vogliamo far felice Anna Maria, non che già non lo sia, deviando di qualche chilometro per raggiungere la città di Nevers, che da tantissimo tempo desiderava vedere. Nevers è una città d'arte e di storia bagnata dalla Loira. Il centro storico, dominato dalla sagoma della cattedrale gotica, custodisce un imponente patrimonio architettonico e artistico. La cattedrale di Saint-Cyr e Sainte-Juliette, icona architettonica della città, ha il tetto circondato da numerosi gargoyle e vanta splendide vetrate moderne, i cui colori vivi e cangianti diffondono all'interno una luce dolce e policroma. Incontriamo poi il Palazzo Ducale, antica residenza dei conti e dei duchi del Nivernese. Costruito alla fine del XV secolo, rappresenta un notevole esempio di architettura civile dell'inizio del Rinascimento. Oggi questo splendido edificio ospita l'ufficio turistico e numerose mostre temporanee. Ma il vero motivo per cui abbiamo deviato fino a qui è il convento delle Suore della Carità, nella cui cappella riposa il corpo intatto di Santa Bernadette. Il viso e le mani sono rivestiti da maschere molto fini di cera. Bernadette Soubirous, dopo l'apparizione della Vergine nella grotta di Lourdes, avvenute quando aveva 14 anni, è vissuta ancora per 21 anni, 8 anni a Lourdes e 13 a Nevers. È proprio qui che, in una vita umile e nascosta, si dedicò con profonda solidarietà ai più poveri. Riprendiamo la strada sempre in direzione sud-est per raggiungere il valico del Moncenisio, da dove rientreremo in Italia. Per la sosta notturna, seguendo Caramaps, ci siamo sistemati in località Fournet, poco prima del centro di Modane, nel tranquillo e grande parcheggio in piano di un supermercato con distributore. Così dormiamo cullati dallo scroscio delle acque del torrente Arc che scorre proprio qui sotto. Al mattino riprendiamo la facile salita verso il passo, dove ci fermiamo nel comodo piazzale per farci un caffè, per ammirare lo splendido panorama e, soprattutto, per salutare la Francia, riconoscenti per la sua grande ospitalità e per le tantissime emozioni che ci ha regalato.